Il lupo mannaro esiste, vive dentro di te ed è pronto a risvegliarsi durante le notti al chiaro della luna piena. Pensiamo che le leggende siano frutto della letteratura, superstizione o racconti per spaventare i bambini, però sono realtà sotto forma di racconto. Le origini del mito affondano nella storia più antica dell'umanità. Nella Mesopotamia, nell'Epic di Gilgamesh, è descritto un pastore trasformato in lupo. Nella Grecia antica, il re Licaon fu punito da Zeus e mutato in un lupo, da cui il termine licantropia. O nelle tradizioni nordiche e germaniche si narrava di pelli di lupo o cinture magiche che permettevano all'uomo di trasformarsi per alcuni giorni, guerrieri che indossavano la pelle del lupo per risvegliare la forza animale e combattere con una ferocia sovrumana. Nel Medioevo, nell'età cristiana, il mito si radicò ancora più profondamente. Il lupo, reale minaccia nelle campagne europee, divenne simbolo di paura e nemico della comunità. Nei processi e nei documenti ecclesiastici la licantropia veniva associata a stregoneria o possessione demoniaca. La figura dell'uomo lupo incarnò l'idea dell'emarginato, del solitario o del diverso, che in ogni momento poteva rivelarsi una minaccia. Però perché avviene questa trasformazione durante la luna piena? Perché esotericamente la luna non è solo un corpo celeste, è un principio psichico che agisce sull'uomo. La luna è legata all'acqua. L'acqua rappresenta l'inconscio, le emozioni, i desideri, le pulsioni. Così come la luna muove le maree, la luna piena solleva le acque interiori dell'essere umano, emozioni represse, impulsi istintivi, i contenuti nascosti nel nostro inconscio. Durante la luna piena, il velo tra coscienza e inconscio si assottiglia. Ciò che l'io controlla si indebolisce e ciò che l'uomo trattiene emerge. È il picco della forza lunare. La materia psichica oscura sale in superficie e tende ad oscurare lo spirito. Ecco perché in tanti miti la trasformazione avviene al chiaro della luna piena. Non è il corpo a cambiare per primo, ma è la coscienza ad essere invasa dall'istinto. La trasformazione del corpo è solo successiva, perché risponde alla trasformazione interiore. Quindi la leggenda del lupo mannaro non parla solo di una trasformazione fisica, parla di un evento interiore, quando l'istinto animale vince sul sé spirituale. Dentro l'uomo coesistono due nature: la natura superiore, coscienza, volontà, luce interiore, e la natura inferiore, istinto, pulsioni e memorie ancestrali primordiali. Quando l'uomo perde la sua centratura, l'animale prende il controllo. La licantropia rappresenta la caduta dell'io, il dominio della parte primordiale, del corpo lunare, astrale, sulla nostra vera essenza. Il lupo mannaro è simbolo dell'uomo che non ha conquistato se stesso. Invece di tramutare l'istinto, ne viene posseduto. E questo possiamo vederlo anche nell'attualità, quando alcuni omicidi vengono commessi in una maniera spietata, feroce, incontrollata. E noi ci chiediamo il perché. Il perché viene proprio da questa leggenda, dallo studio degli istinti animali nell'uomo. Adesso immaginiamo di compiere un viaggio dentro un essere umano. In superficie incontreremmo i volti della bestia, le reazioni istintive, le maschere, le pulsioni più profonde. Tutti le abbiamo, sono parte della nostra eredità animale. Però scendendo più in profondità, attraverso tutti i nostri falsi volti, troveremmo qualcosa di diverso. Incontreremmo il vero uomo, l'essenza, l'io incarnato. Una scintilla spirituale avvolta da un guscio di memorie, esperienze e prove da compiere nella vita. La natura materiale ha avvolto questa essenza con strati di istintività, inconsapevolezza, rendendo l'uomo semiaddormentato, trascinato dagli impulsi. Ma quando l'uomo riconosce la sua vera natura, tutto cambia. La compassione diventa naturale, il perdono possibile, perché comprendiamo con ciò con cui interagiamo con gli altri non è la vera nostra essenza, ma le maschere animali. L'uomo è veramente uomo quando redime la bestia al suo interno e la pone al suo servizio. Scaligero diceva: l'uomo crede di pensare, ma non pensa davvero. La natura è lui, afferra il pensiero ed esprime se stessa attraverso di esso. Finché l'uomo non libera il pensiero dalle forze istintive, non pensa, reagisce. Quando l'essere interiore si risveglia, il pensiero diventa puro, limpido, libero, non più filtrato dalla bestia interiore. Nella leggenda, per uccidere un licantropo abbiamo bisogno di un paletto d'argento. Però perché l'argento? Possiamo spiegarlo attraverso l'alchimia. Nell'alchimia abbiamo una fase che si chiama albedo e una fase di purificazione dal nero. La materia si fa argento, diventa pura,
chiara, lavata dall'ombra. Ecco perché l'argento colpisce il licantropo, perché purifica la bestia al suo cuore. L'argento rappresenta proprio questa forza purificatrice. Ecco perché nel simbolismo il paletto d'argento nel cuore del lupo mannaro non è solo un modo per ucciderlo, ma è più colpire e purificare direttamente l'uomo dall'istinto bestiale che cerca di dominarlo, di possederlo. Quello che possiamo fare è prendere queste leggende e applicarle nella realtà, perché solo comprendendole veramente potremmo trovare la via dell'equilibrio. Lascia un commento e dimmi quando hai sentito il lupo che è in te e iscriviti al canale per sostenere. Occhi neri, zampe grandi e il suo veleno e il suo sangue, grande fuoco, grande bruciatura, nelle ceneri, nessun ritorno. Ti abbiamo portato fuori dal grembo di tua madre, il nostro tempio, la tua tomba. Può essere la tua scelta, il veleno e il sangue. Abbiamo chiamato Zampa Nera che sta volando. Usciamo la mattina, lungo il sentiero, verso da qualche parte. Tu sei il suono che io sento, però non siamo in piedi, stiamo cadendo.